Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Acquario, tendenze energetiche e affettive per la prima metà di febbraio 2024. Abbiamo la carta della giustizia, amici dell'Acquario. Periodo di riequilibrio, periodo di regole anche, e perché no, per qualcuno potrebbe esserci qualche questione burocratica, magari legata agli affetti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto e se non risuonasse nulla o voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate il link alle previsioni del 2024 e il link per le tarot pratiche del 2024. Queste sono stese generali sugli affetti, quindi possono riguardare la famiglia, gli amici, il partner. Io vi dico più o meno qual è l'energia generale e voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Io comunque farò degli esempi per aiutarvi. Allora, andiamo a vedere. Partiamo con una regina di bastoni, una regina di pentacoli, un 3 di pentacoli, cavaliere di spade, tre di pentacoli, scusate, 4 di pentacoli, il 3 c'è già qui, regina di spade, mamma mia quante femmine ragazzi, abbiamo l'eremita e la giustizia nuovamente. C'è tanta gente, devo dire, in questa lettura, tante energie coinvolte. Può essere che ci sia una questione da regolarizzare, magari tra sorelle, magari tra cugini, cugine. Potrebbero essere però sorelle, ragazzi, come fosse una situazione proprio di tipo familiare. Andiamo a vedere, andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dalla regina di bastoni. Questo prima era girato al dritto. Allora, 9 di coppe, 8 di spade. È come se ci fosse questa figura, adesso poi andremo a vedere con quale delle due vi identificate di più, però la regina di bastoni è in una fase sì di appagamento, ma è come se ci fosse una sorta di pensiero del tipo non posso aver di più, perché l'otto di spade mi dice che c'è un momento di pensiero negativo, di autosabotaggio. Devo dire che sento l'energia un po' statica. Andiamo a vedere la regina di denari. Mondo e cavaliere di pentacoli. Allora, qui con il mondo c'è come il bisogno di chiudere un ciclo, di completare un certo tipo di questione. Vi dirò che mi sembra pratica, potrebbe essere una questione contrattuale, potrebbe essere, vi dico, se è una questione tra sorelle con la giustizia, potrebbe essere, non lo so, la compravendita di un immobile, piuttosto che
non lo so, la gestione di un'eredità, piuttosto che un progetto in comune anche, eh. Diciamo che le cose con questo Cavaliere di Pentacoli vanno avanti un pochettino a rilento. Vi dico, potrebbe fortemente essere un progetto, una casa, un qualche cosa di concreto, perché anche qui abbiamo un 3 di Pentacoli. Andiamo a vederlo. 10 di bastoni e diavolo. Mm. Dunque, ragazzi, qui c'è una questione che va regolarizzata perché sento che una delle due parti, che sia amici, familiari o partner, sapete che sono archetipi di carattere, ok? Quindi non c'entra molto il fatto che, diciamo, ha un peso, ma non è determinante il fatto che siano tutte regine, nel senso che se state frequentando o se state pensando in questo momento a un partner, voi siete donne e pensate a un partner uomo, può comunque avere una di queste energie. Comunque, il senso qui è che c'è qualcuno che ha bisogno di alleggerirsi un po', mi viene da dire, soprattutto vedendo queste due carte, ma è una questione di responsabilità. A chi tocca che cosa? Se fosse una questione tra sorelle, ipotesi, qui c'è come un regolarizzare, se fosse quel progetto, no? Di cui parlavamo prima, potrebbe essere un regolarizzare chi fa che cosa, per esempio, o potrebbe essere un regolarizzare ehm, fiscalmente, burocraticamente un qualche cosa. Però qui ho come la sensazione che ci sia bisogno di lasciarsi indietro certi pesi, certe responsabilità, certi condizionamenti e vi dico che con il Cavaliere di Spade ho proprio la sensazione che qualcuno voglia scappare, anche direi lontano, visto che abbiamo la carta del mondo. Andiamo a vedere. L'appeso è un asso di pentacoli. Ho l'idea che qualcuno voglia un po' fuggire ehm, non credo tanto perché voglia abbandonare la situazione, ma più che altro perché ha bisogno di recuperare le forze. Ci potrebbe anche essere qualche viaggio in programma, vi dico, con la carta del mondo, cioè tipo che iniziate a pensare nella prima settimana di febbraio, ok, ho bisogno di prendermi un fine settimana, ho bisogno di fare qualcosa di diverso, ho bisogno di distrarmi, ho bisogno di togliermi questo fardello, questo senso di responsabilità così grande che sento dentro di me. Il punto, ragazzi, è che avendolo appeso qui è un po' come se vi dicessero non c'è molta altra strada che accettare la situazione. Tenete presente che l'appeso non è un'accettazione negativa, cioè non è uno che si arrende, ma è una persona che accetta in modo sereno. Ok, la vita mi ha messo davanti questo, io ho scelto quando mi sono reincarnato di vivere tot situazioni e lo prendo così com'è, lo accetto e lo lascio entrare. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, il 4 di pentacoli. 10 di coppe. E regina di bastoni nuovamente. Allora, se la regina di bastoni siete voi, perché magari vi siete identificati più con questa che con questa, ho come l'idea che ragazzi ci sia una sorta di pensiero legata alla stabilità, alla regolarità, alle cose. Vedete che questo è un 4 e qui ha un quadrato. Il quadrato fa riferimento di solito alle cose stabili, all'elemento terra proprio. E qui ho l'idea che qualcuno con questo 4 di pentacoli abbia una sorta di attaccamento o alla materialità, quindi al soldo, ragazzi, se fosse una questione burocratica, per esempio per dividervi un progetto, una casa, non lo so, del denaro. Datemi una carta in più per questo 10 di coppe.
9 di bastoni. Ho l'idea che qualcuno qui voglia difendere la propria indipendenza, ma non sapendo bene come fare, tende semplicemente ad allontanarsi da una questione, dalla situazione. Ed è una questione, cioè, è come se foste schiacciati talmente tanto dalle responsabilità che avete proprio bisogno di prendere una boccata d'aria, lasciare andare. Ma qui è come se ci fosse una sorta di difficoltà. Quindi arriva poi la regina di spade, che adesso la andiamo a vedere. Abbiamo un fante di spade. Sì, infatti è come se vi consigliassero di osservare la dinamica della situazione. Ah, erano due. Fante di spade, 5 di coppe, 2 di coppe e gli amanti. Infatti, allora, qui ho come la sensazione che vi dicano di fare un elenco delle priorità. Che cosa è più importante, che cosa non è più importante, che cosa è così drammatico, che cosa non lo è, che cosa si può lasciare indietro, che cosa invece dovete continuare, che cosa si può delegare, mi viene da dire, e che cosa invece dovete continuare a fare. Vi dico, c'è comunque una sensazione di senso di colpa, ma soprattutto se siete persone che siete abituate a farvi carico anche dei problemi degli altri, nel momento in cui si tagliano queste responsabilità, nel momento in cui ci si allontana da quello che non è vostro, la tendenza è quella di sentirsi un po' in colpa, perché fino a ieri lo avevate fatto e gli altri vi rispondono cose del tipo: ma sei cambiata? Ma che cosa ti succede? Non ti riconosco più. Però si tratta di definire i propri spazi. La carta della regina di spade insieme al fante di spade è una di quelle carte che dice: ok, controllate la situazione, cercate di, se dovete firmare qualcosa e avete la giustizia 2 volte, dove era l'altra volta qua, con il fante di spade vi dicono di guardare tutto nei minimi dettagli, anche le scritte in piccolissimo. È un po' come il giocate a scacchi, prima di firmare qualcosa, prima di definire le regole, pensate: e se mi succedesse quello, questo contratto mi tutela, e se succedesse quell'altro, questo contratto mi tutela. Un po' giocare a scacchi, pensare a quali potrebbero essere le mosse dopo, diciamo. Però comunque, nonostante tutto, abbiamo questo 2 di coppe e la carta degli amanti. Quindi comunque vedo che ci sarà un incontro, un punto d'unione. Vi dico, se per voi risuonasse come una situazione, diciamo, amorosa, qui si tratta di mettere in equilibrio certe responsabilità, certe. Tenete presente che comunque c'è anche il diavolo, quindi ci potrebbero essere questioni egoiche, ho ragione io, hai ragione tu, si fa come dico io, si fa come dici tu. Potere, questioni di potere, magari discussioni che nascono semplicemente per il se io fa, se tipo se sei donna fai questo, se sono uomo tocca a me, no? O cose di questo genere. Il potere, la distorsione del potere, quello che voi pensate essere il potere, mentre invece sono responsabilità che in questo momento vi pesano, che potrebbe anche assumersi la colpa di una discussione, ipotesi. Magari voi lo fate per non creare altre discussioni, però in realtà qua vi dicono un po' che no, rimettete al posto giusto le persone. Non patite, non sentitevi in colpa se ad un certo punto cominciate a fare dei tagli, a mettere delle cose in chiaro. Anche perché qui con i 9 di bastoni vi consigliano proprio di mantenere alta la guardia. Sono 2 carte che vi invitano alla protezione dei vostri spazi personali. Andiamo a vedere l'eremita. Sei di spade e fante di pentacoli. Allora, è come se vi consigliassero di confrontarvi con persone esterne alla vostra famiglia o al vostro giro abituale di conoscenze, per riuscire a fare, diciamo, questa sorta di elenco di priorità, questa chiarezza mentale grazie all'osservazione, per riuscire appunto a trovare un equilibrio, un punto di incontro tra voi e gli altri, diciamo, è come se vi invitassero a ascoltare diversi punti di vista che non siano quelli che avete già ascoltato fino ad adesso.
È proprio un consiglio a non isolarvi, a non, ehm, come vi posso dire? Perché ho l'idea che se vi isolate, giustamente avete prima la regina di spade, no? Quindi è come se ci fosse una sorta di rigidità mentale e serve, è quello è proprio l'energia della persona, una persona quadrata, una di quelle persone che organizza tutto. Però è anche una di quelle persone che è tutta mente e quindi ho come la sensazione che se siete in questa fase molto mentale, molto calcolatrice, potreste un attimino, perché parla anche di rigidità, no? Questa carta, e quindi potrebbe un attimino irrigidirsi la vostra forma pensiero in una certa linea. Quindi qui è un po' come se vi dicessero, non il fatto di essere super analitici non deve essere un'arma a doppio taglio, quindi cercate comunque di prendere degli spunti di vista diversi rispetto a quelli a cui siete abituati o rispetto a quelli da cui venite. Tenete presente che la regina di spade è una carta con una forte moralità. È una di quelle madri, per capirci, strette, intransigentissime. È come se da un certo punto di vista doveste passare per questa rettitudine per trovare l'equilibrio, per trovare un punto di incontro con l'altro, per capire quali sono le vostre responsabilità e invece quali sono dell'altro. Però ecco, è come se vi invitassero ad ascoltare altre fonti, mi viene da dire. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Ragazzi, le letture dei single sono online e quindi le potete integrare con questa lettura. Bene. Ok, anche questa è una carta che vi parla di osservazione. Dov'è qua il fante di spade? Parla di qualcuno che guarda, che percepisce. Parla anche di gaslighting, ve lo metto qua. Così se non sapete cos'è lo potete cercare, ma sostanzialmente è qualcuno che cerca di confondervi le idee. E c'è un diavolo, parla di manipolazione il diavolo, e quindi fate attenzione perché se voi avete un certo tipo di percezione non lasciate che qualcun altro lo distorca. Ripeto, qui vi dice proteggete il vostro spazio personale, proteggete le vostre idee, la vostra... Sapete che cosa vi può servire? Scriverlo. Cioè, scrivere quali sono i vostri valori, ipotesi o le vostre idee inerente alla famiglia, l'amicizia, cioè cose generali, in modo che quando poi, se avete qualche dubbio, insomma, di questo tipo di gaslighting, di manipolazione mentale, potete andare a riprendervi il quaderno e dire no, aspetta, sono la mia io di base. Però vi dico, è questione di pulizia qui. Andiamo a vedere. Un oracolo per sviluppare l'amor proprio. Aurora, carta numero 4, un altro 4, ragazzi, anche qui abbiamo il 4. Sono rinnovato con lo scendere di ogni nuovo giorno. Credo che si traduca così. È un po' come dire il ringraziare che un giorno nasca o che un giorno finisca, ringraziare tutto quello che abbiamo fatto. Devo dire che qui con questo asso di pentacoli e l'appeso è un po' come se vi invitassero a rallentare, ok? L'appeso è una carta di staticità, mentre il cavaliere di spade è una carta velocissima, non il tarocchi. Va bene ragazzi, io spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, se avete piacere potete iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!